Vi presento la nostra nuova finestra a compasso. Che pesa. Buongiorno bellissimi, oggi è il 18 gennaio e proseguiamo con i lavori sulle finestre. Nel video precedente sulla chiusura dei fori delle finestre vi ho già fatto vedere rapidamente come ho preso le misure e come ho tagliato una delle due finestre. Adesso facciamo la seconda e così vi faccio vedere anche più nel dettaglio come ho preso tutte le misure. Innanzitutto vi faccio vedere da che cosa è composta la finestra. Vedete, ci sono due parti, una è quella interna con l'oscurante e la zanzariera, mentre l'altro lato è quello esterno. Questi due lati si chiudono uno da un lato e uno dall'altro chiudendosi sulla lamiera, creando quello che in gergo viene chiamato sandwich. Quindi cosa dobbiamo fare adesso? Dobbiamo creare un foro nella lamiera abbastanza grande per infilare la parte esterna della finestra e all'interno poterla agganciare alla parte interna. In realtà nella maggior parte delle camperizzazioni voi vedrete che per misurare la dimensione del foro di solito viene utilizzato un cartone che viene sagomato e poi semplicemente appoggiato sulla parete del van e ridefinito il contorno da poi tagliare. Quello che devo fare io invece è abbastanza unico, tant'è che non ho trovato informazioni di nessun genere, me lo sono un po' inventato. Il fatto è che di solito i van che vengono camperizzati non hanno già delle finestre, sono completamente chiusi, quindi bisogna creare il foro sulla parete. Nel mio caso invece devo chiudere le finestre che sono troppo grandi e sulle lamiere che utilizzo per chiudere le finestre fare altri fori per le nuove finestre. Perciò, se non altro, posso lavorare sul tavolo. Quindi che misure ci servono? Beh, ci bastano l'altezza del foro, la larghezza del foro e in questo caso, dato che gli angoli sono curvi, ci servirà anche il diametro del foro che dobbiamo applicare per creare la curvatura giusta e il raggio, quindi di questo diametro, per sapere da che punto iniziare a calcolare il cerchio. Dopodiché ci servirà la distanza dal bordo laterale e la distanza dal bordo superiore. Una volta raggiunto questo angolo qua, riusciamo a trovare tutte le altre misure facilmente. E queste misure esatte sono di solito fornite con la finestra, quindi c'è un piccolo manuale di istruzioni con questi numeri. Bene, adesso che abbiamo l'angolino dobbiamo solamente tenere altezza e larghezza seguendo la distanza dai bordi. Normalmente le istruzioni suggeriscono di fare gli angoli con delle seghe a tazza, ma dato che non ho quella per metallo ho semplicemente segnato la misura, la forma con una sega a tazza per legno e adesso semplicemente col seghetto alternativo cercherò di seguire questa curva il più fedelmente possibile. E adesso, prima di tagliare, banana. Ok, adesso vi faccio vedere come verrà posizionata. Quindi questo è il lato esterno della finestra. Questa è la parete dello scuolabus. Quello che adesso è verso l'alto sarà all'interno dello scuolabus e da questo lato verrà posizionata la cornice interna, quella con
oscurante e zanzariera. Ora che il foro è pronto dovrò trattare la lamiera, incollarla su Michelangelo e poi vi farò vedere come si agganzano appunto le finestre e come si siliconano. A presto! Bene, quindi abbiamo creato il nostro foro sulla lamiera. Nel vostro caso, nel caso diciamo della stragrande maggioranza delle persone che camperizzano qualcosa, il foro viene fatto direttamente sulla parete del furgone, però il concetto è lo stesso. Abbiamo creato un foro con le dimensioni della cornice interna della nostra finestra. Il prossimo passaggio è la creazione di una cornice che faremo con il legno. Il motivo per cui dobbiamo creare una cornice non è in realtà un motivo di peso, non è un supporto alla finestra, non soltanto, ma soprattutto una questione di spessore, perché queste finestre hanno la necessità di chiudersi a sandwich su qualcosa e se non lo fanno c'è il rischio che ci siano delle perdite e che non si sigillino bene o che addirittura deformino la lamiera, che solitamente è spessa 1, 1,5, 2 mm, quindi troppo poco. Mi raccomando però che questo spessore è importante. Ci sono dei margini su cui possiamo giocare e di solito li trovate tutti quanti sempre sul manuale di istruzioni della finestra stessa. Una cosa molto interessante è che a seconda dello spessore della parete può variare la necessità di uno spessorino da infilare o tra cornice interna ed esterna della finestra oppure da aggiungere all'interno della cornice stessa per compensare lo spessore. Però c'è uno spessore preciso che non richiede niente di questo e nel mio caso si tratta di esattamente 26 mm. Quindi in anticipo ho piallato questi listelli tenendoli a 24 mm perché sommati allo spessore della lamiera, che è di 2 mm, arriviamo a 26. Bene, ma nella pratica come si fa una cornice? È estremamente semplice. Abbiamo i nostri listelli già tagliati a misura e già dello spessore che ci serve, ma tutto ciò che dobbiamo fare sono dei fori. In questo caso farò solamente 4 fori e fisserò 4 viti da legno che tengano il tutto insieme. Ecco, semplice, no? Adesso io farò ancora una parte di struttura perché devo andare ad adattare al foro preesistente sul mio scuolabus, ma nel vostro caso questo è ciò che dovete fare. Skippiamo questa parte e vi faccio vedere come sta sopra la finestra. È il 21 febbraio ed è giunta l'ora di passare all'ultima fase del montaggio delle nostre finestre. Come potete immaginare, nel frattempo, tra una parte di questo video e l'altra, ho montato le lamiere per chiudere i fori delle finestre vecchie. E quindi se non avete visto quel video, vi metto qui o di qua, adesso non so esattamente dove comparirà, la scheda cliccabile per vedere anche quel video. Guardate che meraviglia! E adesso mettiamo le due finestre centrali. Per l'ultima fase dobbiamo fare una cosa molto semplice, e cioè riempire questa scanalatura con della pasta butilica o del silicone. Il manuale di istruzioni della finestra dice la pasta butilica, che è un materiale che rimane morbido e che si muove con le vibrazioni del camper, o nel nostro caso dello scuolabus. Ma ho sentito tante voci, tante versioni che dicono che la pasta butilica con il caldo si espande tanto, quando fa tanto caldo e la lamiera diventa bollente, tanto da spaccare il cordolo di silicone esterno e molto spesso spande fuori dalla finestra. Quindi mi hanno consigliato di utilizzare un doppio cordolo di silicone, uno all'interno e uno all'esterno, con l'unica precauzione di cambiarlo ogni tot anni, ogni 4-5 anni, eliminare il cordolo esterno e rifarlo, perché il silicone si indurisce e col tempo, con le vibrazioni, si possono creare delle microfessure che lasciano entrare l'acqua e quindi poi capitano le infiltrazioni. Però con una manutenzione costante non dovrebbe succedere.
E dopo aver messo il sigillante all'interno della cornice, appoggiamo la cornice all'interno del foro che abbiamo fatto e ci applichiamo dall'altro lato la cornice interna che fissiamo con le viti come abbiamo fatto nelle prove. Stringendo le viti, avendo abbondato col silicone, qualcosa sborderà. Quindi utilizzeremo un metodo con un po' di acqua e detersivo mescolato insieme. Col dito andiamo a spalmare quel silicone lungo la fessura, cosa che comunque avrei fatto in un secondo momento, di passare un cordolo di sigillante anche esternamente. Questo però è un passaggio che possiamo migliorare, perché senza una protezione di scotch di carta il sigillante si spalma un po' male e comunque poi ho intenzione di pitturarlo, però penso che possiamo fare di meglio, avere un lavoro più ordinato e pulito. Ci provo adesso con la seconda finestra. Ok, il mio piano per questa finestra era di mettere lo scotch di carta subito attorno al sigillante che sarebbe fuoriuscito, ma mi sa che stavolta ho abbondato fin troppo, anche molto più di prima, e non è assolutamente possibile. Quindi mi sa che farò come prima, prenderò tanto tempo per tirare il sigillante con il dito e trascinarlo dove appunto manca. E poi cercare di pulire il meglio possibile. Mamma mia, ok, il livello di efficienza di questo metodo è pari a meno 80, non so quanto sono stato a pulire il silicone che ha strabordato. Adesso continuo a siliconare perché non avevo finito il lavoro delle lamiere, devo ancora sigillare bene, però la finestra è fatta. Questo è il procedimento per montare delle finestre da camper. Abbiamo ancora molto da imparare sul sigillante. Vediamo un po' se funziona tutto. Zanzariera top, oscurante top, la finestra top. Che meraviglia! Ci vedo già in viaggio. Che spettacolo! Bellissimo. Tornate dentro. 21 giugno 2025 ho ricevuto delle nuove informazioni sull'omologazione. Ho scoperto che perché il mezzo possa essere omologato servono una finestra sul lato destro, una finestra sul lato sinistro di almeno 50x50. Facciamolo. Aggiornamento del 25 giugno 2025. Ho ricevuto la conferma da parte dell'azienda che farà l'omologazione che l'oblò è utile, importante, ma non è legato alle uscite di sicurezza. Quindi adesso sto vedendo con un'azienda e sto cercando di capire insieme a loro quali siano le finestre giuste da sostituire. Aggiornamento situazione finestre. Oggi è il 25 settembre e in realtà già da un po' è successo che ho abbandonato l'idea di collaborare con l'azienda con cui avevo degli accordi, perché non mi rispondono da settimane. Eravamo d'accordo che mi mandavano l'oblò, che mi facevano sapere per le finestre, mi avevano dato delle soluzioni, però attendevano la risposta dei fornitori, ma era tutto organizzato. Non capisco perché siano scomparsi totalmente e ai messaggi, alle email, alle telefonate non rispondono più. Quindi ho contattato altre 10 aziende per capire chi avesse delle finestre con le misure che mi servono, e probabilmente
la cosa migliore sarà di sostituire solo le due centrali. Adesso vediamo, sono in contatto con una di queste aziende che in teoria si sta informando con i fornitori per capire se riusciamo a farci mandare queste finestre e vediamo, i tempi però si stanno allungando. E sono arrivate le finestre nuove, è il 21 novembre e eccola qua. No, non è vero, questa è una delle vecchie finestre. Volevo farvela vedere però prima di andare ad aprire quelle nuove, che non vi ho fatto vedere, ma mi sono messo a pulire bene. Ho tolto anche la guarnizione vecchia delle finestre e ho dato una pulita. Ho trovato un sacco di ruggine, guardate qua, la ruggine aveva proprio masticato la cornice metallica all'interno. E queste sono comunque importanti perché due finestre vecchie le andremo a riposizionare da questo lato dello scuolabus. Devo dire che ho cercato la qualità, ho preso delle finestre della Dometic, sono delle Seitz S4 a compasso, costucciano, ma devono durare tanto e sono complete con oscurante e zanzariera. Questa è una, ce n'è anche un'altra in policarbonato. Non ho mai avuto interesse verso le finestre, ma questa mi sembra proprio bella. A lei è un casen? Non è che sia così semplice, qua. Listelli distanziatori e tricchi vicchi vari. Boom.